Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone, ascendente leone o solo per i più esperti anche luna e venere in leone. Oggi andiamo a vedere cosa ti sta per accadere, concentrandoci soprattutto, oltre alla parte fenomenica, cosa ti chiede lo spirito dell'evento che sta per accadere nella tua vita. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Come vi insegno sempre, come ci insegnano gli antichi e lo sciamanesimo, gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, numi. Quando arriva un evento, un'immagine, un evento, di qualsiasi cosa si tratti, è lo spirito che ti chiama a una certa assunzione. E quindi oggi andiamo a vedere qual è lo spirito che ti arriva attraverso un evento, la richiesta della vita, cioè cosa ti sta chiedendo la vita attraverso questo evento, e l'iniziazione, cioè il dono. Cioè, se collabori con quello che accade, cosa nasce se accetti questa richiesta? Un nuovo potere, un alleato, un talento che emerge, una libertà concreta. Lo andiamo a scoprire con questa lettura. Allora, andiamo a vedere. Leone, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia bellezza, gioia e prosperità. Sabbe satta sukhi hontu. Prima carta, qual è l'evento che sta per accadere? Lo spirito che arriva tramite questo evento, l'evento. Qualcosa di molto veloce. Il carro mi parla di qualcosa di molto veloce che sta arrivando. Può essere un viaggio o uno spostamento che devi fare, qualcosa di... il carro mi parla come evento, lo spirito dell'evento è un evento che ti chiede di prendere le redini della vita e partire e andare, senza sentire nessuno, senza sentire la voce della mente. Il carro è una carta di grande autostima, quindi l'evento che arriva, che può essere è connaturato attraverso il carro da uno spostamento o di moto da luogo in questo senso, quindi un viaggio, uno spostamento, oppure qualcosa che ti permette o ti sprona a prendere in mano le redini di una situazione. Quindi fallo affinché tu possa vincere, prendere in mano le redini di una situazione. È un evento molto veloce, può essere una persona che arriva da te o qualcosa che arriva molto veloce, molto spigliata come energia, che ti chiede un'assunzione di responsabilità. L'evento che arriva ti chiede un'assunzione di responsabilità. Come vi insegno sempre, noi siamo co-creatori degli eventi, però quando non lo sappiamo siamo vittime degli eventi stessi. Gli eventi vengono, come vi dico sempre, non hanno, essendo degli dei, gli eventi, degli spiriti, arrivano secondo un disegno che hai, un disegno dharma, karma, ok? Un disegno destinico che hai. In questo caso qualcosa che arriva ti impone a prendere le redini di una situazione. Va bene? Le redini di una situazione. Vediamo la richiesta della vita. Cosa ti sta chiedendo la vita attraverso questo evento? Ti sta chiedendo di non farti influenzare da illusioni. Il 7 di coppe mi parla di illusioni o di scelte da fare, no? Questo c'è una persona che legge il menù, cosa prendo, questo, questo, questo. Allora, la vita ti sta chiedendo con questo evento che arriva, può essere un movimento, può essere uno spostamento, una persona che arriva da te, a non farti confondere da ciò che non è in linea con la tua responsabilità. Allora, tutto ciò, quello che ti stavo dicendo prima è che prima gli eventi arrivano affinché tu sia responsabile, prenda consapevolezza che tu sei responsabile di tutto, ma non sei responsabile di tutto in qualità di ego distinto e separato dal resto dell'universo, dal resto della tua genia, eccetera, come vi insegno sempre con lo yoga sciamanico. Noi siamo responsabili a livello animico.
Quindi tu li hai già creati questi eventi, li hai già creati in accordo con l'anima questi eventi. E allora non ti lasciare distrarre da illusioni che non sono tue. Allora, spesso quando dobbiamo prendere delle decisioni ci vengono in mente tante cose, no? La maggior parte delle cose che ci vengono in mente non sono allineate con la vera natura dell'essere, la vera natura dell'anima. Qua ci sono l'evento che arriva e presuppone che tu ti assumi la responsabilità e prendi le redini di una situazione. I dubbi che ti possono venire sono inerenti a tutto ciò che non riguarda l'assunzione delle tue responsabilità. Per diventare maghi e co-creatori e non essere più vittime degli eventi, devi assumerti la responsabilità di tutto ciò che ti è accaduto, che ti accade e che ti accadrà. Altrimenti ti vengono i dubbi. Quindi la vita ti sta chiedendo di non avere dubbi. Senti l'impulso, vai, di qualcosa, ad agire in un certo modo, non ti far venire, oppure non accettare il sussurro di eventi, il sussurro della mente che ti può sviare. La vita ti sta chiedendo di assumerti la responsabilità di una situazione senza tergiversare, andare dritta al punto, senza essere vittima delle tue emozioni, ma padroneggiarle, perché le coppe sono le emozioni, no? Padroneggiare le emozioni cosa significa? Mi alleo alle emozioni principali che sto vivendo ed è l'emozione stessa alla quale mi alleo, mi fido di te o ho fede in te, come vi insegno sempre, che ti permettono di centrare l'obiettivo. Quindi arriva un evento molto veloce, non ti confondere, mantieni salda la tua prospettiva rispetto a ciò che devi fare da sola o da solo. Qua c'è qualcosa che devi fare da sola o da solo. Poi andiamo a specificarle. Qual è l'iniziazione, il dono, se collabori? Cosa nasce se accetti questa richiesta? Wow, una fede impeccabile negli eventi, del fatto soprattutto che tu riesci a fare le cose da sola o da solo. Fede, speranza, passami il termine, lo sai che la parola speranza non mi piace. Fede impeccabile negli eventi, una ritrovata fiducia, un ritrovato senso di essere guidata o guidato. Allora, arriva un evento che è o uno spostamento o un viaggio o qualcosa che devi fare. La vita ti sta chiedendo non farti confondere la chiacchiericcio della mente da emozioni vissute da vittima. Cosa ne consegue? Ti sentirai guidata o guidato, ti sentirai di essere nel posto giusto, al momento giusto, perché è tutto funzionale a come reagisci all'evento. Realizzazione di un desiderio, realizzazione di un sogno, qual è il dono? Il nuovo potere della fede impeccabile e indissolubile in quello che ti accade, ma soprattutto fede impeccabile nella vita. Emergerà un talento creativo da qui. Se non l'avete ancora visto, o magari ti suggerisco di rivederlo, per il tuo, scusami, per il tuo segno zodiacale Leone ho fatto il video Il segreto del tuo successo, perché qua realizzi un desiderio o un sogno, rispondendo a questo evento con determinazione. Autorevole, da sola o da solo? Sì. Vediamo un po' delle specifiche. Può anche essere questo è un messaggero, no? Qualcosa che ti porta alla base di questo evento, c'è una responsabilità tua di prendere una decisione, di fare una cosa, per realizzare un destino, un obiettivo. Non farti confondere. Il carro. Una specifica sull'evento, lo spirito che arriva, e di lavoro. Fai minuziosamente con maestria artigiana quello che stai facendo. Ha a che fare con il tuo lavoro, otto di denario, con qualcosa che stai studiando. Vai dritta al punto, non ti fare confondere magari dalle idee della mente, dico, se faccio questo magari non avrò successo, se faccio quest'altro magari non viene visto, non viene riconosciuto. Ferma, ferma. Arriva una proposta, un cambiamento, un trasferimento, qualcosa inerente ai tuoi studi che ti fa accelerare, non lo so. Per ognuno di voi è diverso. Il punto è non farti confondere da ciò che già sai di tuo, che hai costruito e che fai già, dalla tua maestria.
cioè non farti confondere dalla mente rispetto a quello che sei già alla tua maestria. Vediamo un po' ancora la richiesta della vita, cosa ti sta chiedendo attraverso questo evento col 7 di coppe. 6 di spade. Se devi andare da qualche parte, vai. Non farti confondere. Cioè non aver timore di fare un transito, di passare da un'altra parte, di spostarti, di muoverti. Vai. Vai. Vediamo, perché magari la distanza o qualcosa inerente alla distanza ti può confondere. Vediamo il dono con la stella, cosa nasce se accetti questo evento, il dono con la stella. Guarda, ci sarà, se fai questa cosa, se accetti questa proposta, se accetti questa cosa, senza farti confondere, senza farti osteggiare dalla mente che dice ma è lontano, non lo puoi fare, magari se faccio così in modo diverso dagli altri magari non vengo riconosciuto, sto sbagliando. Se vai incontro a questo evento con determinazione nelle tue capacità, in quello che stai facendo, allora il destino gira dalla tua parte permettendoti di realizzare un sogno che è inerente a ciò che stai studiando, a ciò che stai facendo, a ciò per cui stai lavorando. Capito? È molto forte questa lettura, eh? Cioè qua la vita arriva con una spinta chiara, una spinta decisa, un movimento inevitabile. Carro 8 di denari mi dice che l'evento che sta accadendo, che sta per accadere, ha a che fare con il lavoro sul serio, il lavoro quello vero. Non con l'idea di chi potresti essere, ma con ciò che fai ogni giorno, dice l'otto di denari. Il carro dice è ora di avanzare, l'otto di denari precisa come devi avanzare, con dedizione quotidiana. Questo evento ti chiede di prendere in mano le redini della tua direzione, di scegliere dove stai andando e soprattutto di non distrarti più. Non è il momento di improvvisare, mi dice questa stesa, è il momento di credere nel tuo talento abbastanza da onorarlo con il lavoro. La confusione che senti non è perché non sai cosa vuoi, è perché magari troppe immagini ci sono nella tua mente, troppe possibilità, troppe proiezioni. Il 7 di coppe con quel 6 di spade qua ti mostra che c'è anche una certa illusione di dover scegliere la cosa perfetta, però il 6 di spade ti dice non serve chiarezza totale qua, serve attraversare la soglia. La vita ti chiede di lasciare una riva qua, anche se non hai ancora tutte le risposte. Ti chiede di spostarti, non per sicurezza, ma per verità. Cioè io mi sposto da qua a là, prendo questo evento che mi accade, mi sposto da qua a là, non perché sono sicura di quella cosa, ma perché sento che per me è vero spostarmi, capito? Quindi scegli la direzione e alleggerisci la mente. Meno sogni confusi, più passo dopo passo. E quello che accade è stupendo. Cioè, quello che accade è stupendo. Se collabori con questo movimento, con questo evento che accade, se smetti di rimandare, se ti affidi al gesto quotidiano, al viaggio interiore, o quello che ti sta arrivando con questo, un evento che ti spinge a fare qualche cosa, allora la stella si accende. Fede, ritrovi la fiducia, ritrovi il senso, ritrovi la connessione con il tuo sogno più vero, quello che non ha bisogno di essere urlato al mondo, capito? E la ruota della fortuna dice una cosa sola: il destino gira a tuo favore quando tu ti muovi. Allora qua un evento scatenerà questa mossa in te. Vai, vai. Qua mi stai dicendo che il tuo sogno non chiede di essere immaginato meglio, chiede di essere abitato, giorno dopo giorno. Vai, dritta, vai. Affidati a questo evento veloce che sta arrivando. Appunto. Capito? Tu qua hai il coraggio di metterti al servizio del tuo destino, questo mi sta dicendo questa lettura con questo evento. Vediamo cosa mi dicono gli oracoli.
esprimi te stesso, il carro che ti ho detto prima, valorizza i tuoi talenti e fai sbocciare la tua unicità. Accade questo evento che ti permetterà di esprimere te stessa o te stesso con dedizione e cura. Fallo e basta. E questo sogno si realizza, la vita a tuo favore. Che cos'altro? Sii decisa, sii deciso, vai! Cioè, guardate come sono in risonanza i tarocchi con gli oracoli. La situazione richiede fermezza, mantieni i tuoi propositi, guarda quanto stanno spingendo verso questo. Mettiamone un'altra. Un'esperienza significativa trasforma un ostacolo in un'opportunità e volgi la situazione a tuo favore. Qualsiasi ostacolo ci possa essere è un'opportunità per te. E anche un po' a che fare con questo carro, no? Il carro chi è? Noi nel viaggio dell'eroe lo stiamo facendo nelle masterclass, attraverso l'estasi sciamanica con il viaggio dell'eroe con i tarocchi. Cioè, quando arrivi al carro, superi già la prima soglia. Qual è la soglia che superi? Le responsabilità, i doveri, si dovrebbe fare, il luogo comune, eccetera, eccetera. Quindi, superando questo minuziosamente col lavoro che stai facendo, tu raggiungi il risultato, l'obiettivo. Ok? Vediamo cos'altro ti dicono queste. No, cioè, ragazze, ma l'avete visto? Che cosa è saltata? Guarda, guarda. Cioè, di nuovo il carro è uscito con l'arco trionfale. Questa è una stesa bomba, ragazze. Che c'è sotto? La sublime porta, un incontro molto importante avrai, che rispecchia questo tuo trionfo. L'arco trionfale parla da sé. Verrai vista, visto, notato. Mi parla di successo, di gloria, qua c'è la corona di alloro, risultati ottenuti grazie alla tua dedizione, alla tua... non aver paura di attraversare la soglia, non devi essere sicura dove stai andando, ma devi confidare nella tua maestria quotidiana, in quello che fai, che sai fare, che questo evento veloce ti sta portando, questa è la vita che ti sta spingendo a questo. Va bene? Bellissimo. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Sta arrivando, meglio di così. La speranza è all'orizzonte e qua c'è la stella. Di fronte alle sfide ricorda che nulla dura per sempre. Fidati che l'universo ha cose belle in serbo per te. Questa è una lettura di grande fede, di grande speranza, passami il termine, perché sta arrivando un'occasione importante per te. La vita accelera affinché tu possa fidarti della tua maestria artigiana di fare qualcosa o della tua maestria dei tuoi studi, di quello che stai facendo. Non farti confondere, attraversa la soglia anche se non sai dove stai andando, confida in quello che sai fare e stai facendo e realizzi un obiettivo, perché la fortuna gira dalla tua parte. Trionfante, ok? Bellissimo. Ragazzi miei, ragazzi, io non aggiungo nient'altro. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.